Ciao a tutti, sono Irene di Leonardo da Milano e oggi sono qui per presentarvi alcuni dei laboratori che abbiamo deciso di organizzare per voi e per tenervi compagnia durante questo periodo un po' difficile per tutti. In tanti ci avete scritto raccontandoci quanto sia difficile far passare le giornate restando chiusi in casa, ma non vi preoccupate perché arriva la nostra iniziativa Diventa allievo di Leonardo. Con questi brevi video cercheremo di realizzare un vero e proprio album artistico e lo completeremo con alcuni esercizi artistici che un qualsiasi allievo di bottega rinascimentale, Leonardo compreso, prima o poi doveva imparare a fare nella propria vita. Ma prima una piccola premessa. Ricordiamoci che non si tratta di una gara, non è un compito in classe. È normale sbagliare ogni tanto e può capitare che il risultato ottenuto non sia quello sperato. Ma non vi preoccupate perché può succedere a tutti, anzi Leonardo ne è la prova. E molte delle sue idee, molti dei suoi progetti non sempre avevano successo. Quindi questo ci fa capire che è una cosa che può accadere anche a chi è apparentemente il migliore. Quindi non preoccupatevi, l'importante è divertirsi e imparare qualcosa di nuovo. Il tema del laboratorio di oggi è Creiamo e rileghiamo il nostro album artistico. Con questa attività, che dura circa 20 minuti, senza contare i tempi di asciugatura dei nostri fogli, cercheremo di dare alla carta un aspetto anticato e la rilegheremo per creare un vero e proprio taccuino personalizzato. Questo sarà il nostro risultato finale e lo otterremo con dei semplici ingredienti. Prima di vedere che cosa ci servirà nel dettaglio e come realizzare il nostro album artistico, proviamo a rispondere ad alcune domande. Numero 1. Per quale motivo costruiamo un taccuino e che cosa c'entra con Leonardo da Vinci? Dovete sapere che Leonardo da Vinci, in quanto artista, che è stato prima allievo e poi grande maestro, sin da giovane ha avuto l'abitudine di crearsi da sé alcuni taccuini, ovvero dei fogli rilegati insieme che potessero essergli utili per appuntare le proprie idee sia sotto forma di disegno sia sotto forma di testo. Sono giunti a noi circa 7000 fogli di Leonardo da Vinci e questo corrisponde a circa un quinto della quantità di fogli che effettivamente Leonardo ha realizzato in vita. Tutto quello che è giunto a noi è giunto grazie a dei suoi allievi e ad altri collezionisti, ovvero persone che si interessavano ai suoi materiali, sia mentre lui era in vita, sia dopo la sua morte. Tra questi suoi allievi c'era un certo Francesco Melzi, che alla morte di Leonardo nel 1519 ha riportato in Italia il materiale che aveva lasciato in Francia, dove si trovava nel momento della propria morte. Gli allievi di Leonardo e i collezionisti non si sono limitati a raccogliere i fogli, ma spesso li hanno anche rilegati, ovvero li hanno uniti come se fossero un vero e proprio libro. Quindi a questo punto dobbiamo distinguere tra due tipi di libri leonardeschi. Abbiamo da un lato i taccuini di Leonardo, quelli che anche noi oggi proveremo a ricreare. Dall'altra abbiamo invece i cosiddetti codici leonardeschi, che oggi sono conservati in musei e biblioteche sparsi per il mondo, che quindi sono stati rilegati non da Leonardo stesso, ma dagli allievi e dai collezionisti. Possiamo citare tra i più famosi il Codice Atlantico, che è conservato a Milano nella Biblioteca Ambrosiana. Domanda numero 2. Perché stiamo colorando la carta di questo colore? Perché questo è il colore che prende la carta quando invecchia, quando il tempo interviene sulla sua superficie. Il tempo, ma anche l'umidità, la luce, l'inquinamento e la polvere. Tutti questi elementi vanno a danneggiare la carta. A volte la rompono, a volte si limitano a cambiarne il colore. Qui potete vedere infatti la differenza tra un foglio da stampante nuovo, uno di quelli che useremo noi oggi per il nostro laboratorio, e un libro degli anni 40. Potete notare la differenza di colore. Un bianco da un lato e un giallino o beige dall'altro. Questo sarà l'effetto che vogliamo ricreare, trasformare questo bianco in questo colore. Se siete pronti possiamo iniziare. Ricordatevi però, per rendere più divertente, ma soprattutto più sicura questa attività, è meglio farvi accompagnare da un adulto durante i vari procedimenti del nostro laboratorio. Avremo bisogno di caffè, della moka, della macchinetta o quello solubile, oppure tè, meglio se nero o comunque scuro, oppure aceto balsamico. Come quantità direi che ci possono bastare 3 tazzine di caffè oppure 3 tazzine di acqua con una bustina di tè e per quanto riguarda l'aceto balsamico prendetelo direttamente dalla bottiglia, poi vi farò vedere in che modo. Fogli di qualsiasi tipo o dimensione in base ai vostri gusti o a quello che avete in casa. Potete anche riciclare dei fogli che vi sono rimasti in giro, magari già stampati o già disegnati.
L'effetto sarà comunque molto bello. Una pirofila o una vaschetta, un pennello e o una spugnetta, delle forbici dalla punta arrotondata, una foratrice oppure una gomma e una penna, vi mostrerò poi come si potranno utilizzare, uno spago o una corda o un nastrino. Meglio se di colore beige o marroncino, altrimenti vi mostrerò come tingerlo. Step 1. Prepariamo la nostra tinta. Iniziamo a preparare il caffè o il tè con l'aiuto di un adulto, mi raccomando. Se non avete a disposizione questi ingredienti e decidete quindi di usare l'aceto balsamico, saltate questo procedimento e passate direttamente allo step 3. Mi raccomando, ricordatevi di non usare il caffè o il tè quando sono ancora bollenti. Lasciateli raffreddare e se volete velocizzare questo passaggio, metteteli in frigorifero. Step 2. Tingiamo i nostri fogli con l'immersione. Versate il caffè o il tè nella vaschetta e procedete immergendo i fogli. Aiutatevi con le mani o con un pennello per ricoprire interamente la carta e farla impregnare bene. Il caffè macchierà di più e quindi ha bisogno di meno tempo di immersione, mentre il tè richiederà più pazienza. Se non avete a disposizione una vaschetta o avete deciso di usare l'aceto balsamico, prestate attenzione al prossimo step. Step 3. Tingiamo i nostri fogli tamponando. Un metodo alternativo all'immersione è quello di tamponare il foglio con una spugnetta o della carta imbevuta, di caffè, di tè o di aceto. È una valida alternativa per lavorare su fogli diversi, se per esempio state realizzando l'album con altri componenti della famiglia e non avete a disposizione tante vaschette. Step 4. Lasciamo asciugare. Man mano che avete tinto i vari fogli, li potete stendere in un'altra vaschetta o ancora meglio su un canovaccio o una tovaglia per lasciarli asciugare. Io addirittura ho provato a stenderli sullo stendino dei panni nel mio giardino e ha funzionato benissimo. In ogni caso, chiedete prima ai vostri genitori quale sia il posto migliore nella vostra abitazione, in modo da rispettare chi vive con voi e i vostri vicini di casa. Ricordate di usare molta delicatezza, altrimenti rischiate di strappare la carta. Se dovesse accadere, non preoccupatevi, anche i taccuini di Leonardo non erano perfetti. Renderà tutto più realistico, antico e vissuto. I fogli dovrebbero asciugarsi abbastanza in fretta, ma se potete lasciarli al sole, il risultato sarà ancora più rapido ed effetto, nonché più scuro. Se volete un colore omogeneo, dovete evitare di sovrapporli come ho fatto io, perché in questo modo le parti coperte da un altro foglio risulteranno più chiare rispetto al resto della superficie. Sta a voi decidere che tipo di risultato volete ottenere. Io lo faccio per avere un risultato disomogeneo e farvi vedere meglio la differenza tra le diverse tinture del foglio. Step 5. Tingiamo la corda per rilegare l'album. Questo è uno step facoltativo. Mentre i fogli asciugano, prepariamo la corda o il nastro che abbiamo intenzione di usare. Il mio è un filo di lana ed è bianco. Ho deciso di usare quindi lo stesso metodo per tingerlo e renderlo più realistico per un album rinascimentale. Se avete a disposizione uno spago, che è già marroncino, oppure avete a disposizione solo dei nastrini difficili da tingere, non è necessario fare questo procedimento. Come per i fogli, mi limito a immergere il mio filo nella tintura che mi è avanzata prima. Step 6. Controlliamo se è tutto asciutto. Dopo mezz'oretta, controlliamo se i nostri fogli e la corda sono asciutti. Una volta asciugato tutto, passiamo alla rilegatura. Step 7. Assembliamo e buchiamo i nostri fogli. Assemblate innanzitutto i fogli secondo le dimensioni che preferite.
Quella che ho scelto si chiama A5, la metà di un foglio per stampanti, per intenderci, ma potete sbizzarrirvi a creare taccuini grandissimi o piccolissimi, oppure con fogli di diversa dimensione. Sta a voi scegliere. Se decidete di ritagliare i fogli, non preoccupatevi di ritagliarli alla perfezione. Anche l'irregolarità dei bordi conferirà al nostro album un aspetto più antico. Per bucare i fogli potete usare una foratrice come la mia, oppure, come ora vi mostro, usare il solito metodo della gomma e della penna. Step 8. Rileghiamo il nostro album. Infilate quindi il nastro o la corda nei fori che avete fatto e chiudete con un bel nodo o un fiocco. Step 9. Personalizziamo la copertina. Potete ora personalizzare la copertina con il vostro nome, una frase che vi piace tanto o un disegno. Bene, con questo abbiamo finito il nostro primo laboratorio online dell'iniziativa Diventa un allievo di Leonardo. Se vi è piaciuto, mettete mi piace e commentate, fateci sapere cosa ne pensate. Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro gruppo Facebook Gli Allievi di Leonardo, in modo da poter seguire tutti i prossimi laboratori, perché infatti i prossimi video verranno pubblicati direttamente lì. In questo gruppo inoltre potrete pubblicare i vostri lavori, condividerli con noi e con le altre famiglie. È un modo anche per scambiarci un po' di idee e vedere in che modo vi siete ingegnati con quello che avevate a casa. Con questo abbiamo finito, vi aspetto al prossimo video. Ciao!